È tempo di frittelle, ma con questa ricetta tu puoi farci anche una torta che viene buonissima comunque. Oppure usi lo stesso identico impasto per farle nel forno, vengono dei biscottini morbidi buonissimi. Non servono robot da cucina, non servono le fruste elettriche, ti bastano 2 bacchette o una forchetta. Nelle frittelle ci voglio mettere dell'uva passa, ma se vuoi ci puoi mettere le mandorle a scaglie oppure le arance candite per esempio. Se sono grosse come queste qua, gli devi dare 4 coltellate. Le rimetti nella ciotolina, nel bicchiere. Gli dai una bagnata, senza esagerare, con della grappa o del rum. Non avere paura dell'alcol, perché con la cottura delle frittelle l'alcol va via. Però, se vuoi evitare di metterci il rum o la grappa, puoi fare questa cosa con un pino di acqua. L'importante è che si ammorbidiscano un po' le uvette. 2 uova intere, con albume e tutto. Zucchero normale 160 grammi, aroma di vaniglia oppure polvere di cannella se preferisci, abbondante. Ma si può fare senza zucchero? Sì, lo puoi diminuire un pochino oppure puoi usare l'eritritolo al posto dello zucchero, molla la grappa che te ti fa male. Scorza di arancia o di limone, quella che preferisci, anche tutte e due se vuoi. Io metto l'arancia oggi. La scorza deve essere un po' abbondante perché le frittelle devono essere molto aromatiche se le vuoi buone, poi vedi tu, naturalmente fate come volete. Mischia un po', non devi montare niente, però devi sciogliere lo zucchero. Sciolto lo zucchero ci metti l'uvetta con un po' della sua grappetta, fa anche rima. Una ricottina da 250 grammi, oppure va bene anche altri formaggi, magari come lo spalmabile, però la ricotta è meglio perché è più umida. Sciogli bene tutto insieme, deve venire fuori quella roba qua. Se vuoi fare una cosa intelligente, prima di completare questa ricetta che è velocissima, vai un attimo sul fornello e accendi l'olio al minimo. Ti faccio vedere quanto olio serve. Misuriamo l'olio come si fa con la macchina. Guarda, metto dentro la punta, tiro fuori, sono circa 2,5 cm di olio. Questo è proprio il minimo sindacale, in un pentolino. L'ho messo al minimo, così comincia a riscaldarsi. Mezza bustina di lievito per torte, normalissimo, vanigliato. La farina non la setaccio per questa ricetta perché non è necessario, però il lievito è sempre meglio setacciarlo, perché molto spesso è fatto a pallini, poi dopo non funziona, è un casino, poi si ossigena un po', lo setacci e sei a posto. Lo mischi con la farina. Che farina è? Per le frittelle di solito si usa la 00 e va bene anche la farina magari un po' meno raffinata come la farina 1 che è una semi integrale. Se usi una 00, una farina per dolci, ne fai 250 grammi. Se mi usi una farina meno raffinata fai 230 grammi. Questa è una ricetta che viene molto bene anche con la farina di semola rimacinata. Guardalo, guarda la consistenza, deve venire fuori così. Con questo impasto qui puoi fare anche la torta, come ti dicevo prima. Puoi farla dentro nel forno a cucchiaiate e fai i biscotti, oppure come facciamo adesso, fai le frittelle. Ho usato un lievito che è istantaneo, quindi vanno fritte subito. Andiamo a friggere. Si frigge a 165 circa 170 gradi Celsius. Quindi farlo riscaldare bene, ma non esagerare con la temperatura, altrimenti poi ti cuociono fuori e non ti cuociono dentro. Se non hai il termometro, prendi un pezzettino così, una briciola di pastellina e la metti dentro. Te lo dirà lei quando l'olio è caldo, perché la vedi friggere bene. Infatti adesso è freddo. Vedi che è qui che non si muove? Infatti siamo a 70 gradi, l'olio è ancora freddo, anche se l'ho acceso al minimo prima è ancora freddo. Per fare le frittelle puoi usare il sacchetto a poche, puoi usare un po' di fantasia, comunque il metodo più facile è quello di prendere 2 cucchiai non troppo grandi, così le devi fare piccole perché poi crescono e poi se le fai troppo grosse non cuociono bene, quindi le fai piccoline, prendi meno di mezzo cucchiaio di pastella, la fai girare un po' tra i 2 cucchiai così e poi la friggi. Prova te, dai! Ma una sparabiscotti, mettevi dentro il composto e poi spari. Una spara che? La sparabiscotti. Ma esiste davvero una cosa che si chiama sparabiscotti? Ma sì, il siringone, metti dentro l'impasto e poi spari i biscotti. Ma bella questa! Fai vedere bene, è facile? Ma sì, è facile, però con la sparabiscotti. Che costa sparabiscotti? Scrivete nei commenti sta cosa della sparabiscotti perché io non l'ho mai sentita. Dai, metto dentro? No, è freddo. Ma si sta andando. Ah no, non è bello convinto, aspetta ancora un minutino. Quando l'olio è caldo, via la prima frittella. E via, metti dentro anche la seconda. Quando arrivi a temperatura, che vedi che colorano, che stanno cuocendo bene, abbassa un pochino il fornello per non farlo andare oltre, altrimenti te le colora subito fuori. Tu pensi che sono cotte, invece no, dopo dentro sono crude. Quindi devono friggere sì, ma tranquillamente, vedi come friggono bene? Lentamente, tranquille, ogni tanto le giri, non farne troppe alla volta. Girale spesso e farle diventare belle dorate, così come questa qua.
Ogni regione, anzi ogni provincia ha la sua ricetta delle castagnole, delle frittelle. Qua per esempio si usa molto fare queste qui con l'uvetta alla grappa. Scrivi per favore nei commenti nella tua provincia quali sono le castagnole, i gusti preferiti, così le condividiamo. Una cosa importante, l'impasto prendetelo così un po' alla volta, ma non mischiatelo, altrimenti poi dopo non vi si gonfiano bene. Appena ne hai una abbastanza grossa che è cotta, controllala dentro per verificare che sia cotta perfettamente, come questa. Se per caso la apri e noti che al centro, al cuore della frittella non è ben cotta, vuol dire che hai l'olio troppo caldo, quindi ti fermi un attimo, fai raffreddare l'olio appena un pochino e poi vai avanti a friggere. Oppure vuol dire che le stai facendo troppo grosse. Ma senti un po', dove è finita quella mezza frittellina che ho aperto prima per farla vedere? Quale frittellina? Te la sei mangiata? No, non ho visto nessuna Ma frittellina. dai, ma dai! Si chiamano castagnole perché hanno un po' la forma delle castagne, hanno la stessa dimensione e soprattutto perché hanno il colore un po' scuretto come le castagne. Sono già buone anche così, anche tiepide sono buone. Le puoi lasciare così oppure le metti dentro in una ciotolona più grande, devono essere ancora calde. Gli metti su una bella spolverata di zucchero, non ti preoccupare che dopo lo recuperi, quello in più, e gli dai una mischiata. Puoi usare anche un cucchiaio, non c'è bisogno di fare il fenomeno così come faccio io. Oppure se hai pazienza le passi in una ciotolina di zucchero così, però devi fare un po' in fretta perché sennò ti si raffreddano, poi non si attacca più lo zucchero. Poi le metti in una ciotolina, in un cestino, in qualcosa di carino e le posizioni in una zona strategica dove passano figli, nipoti, amici, parenti, mariti, eccetera, e vedrai che non durano neanche un'ora. Se vuoi, prepari un po' di crema pasticcera e con il sacco a poche gliela spari dentro come se fossero delle mini brioche e viene più farcita. Vedi tu, anche una crema al cacao, oppure ci metti la Nutella. Vedi tu, ma sono buonissimi già anche così, fin troppo. Zio Rapa, ma fanno ingrassare? Ma certo, qui l'unica cosa dietetica è il cestino, ma non si può morire sani. Sono delle vere bombette. Questa è una tira l'altra, ne tiri 2 o 3 e poi le nascondi. E queste sono perfette per un assaggio a bestia. Mi ricordano l'asilo, sia il mio che dopo anche quello dei miei figli, perché tutte le volte c'era il carnevale, festicciole, si andava là con le frittelle e ne mangiavo un quintale. La grappa non si sente un vago aroma però, che ci sta molto bene. Quando becchi l'uvetta è molto saporito. Volendo qui dentro ci puoi mettere anche dei pezzettini di mela, li impasti insieme e li freggi insieme, vengono molto bene, ma comunque di varianti te ne ho già date parecchie. Dai, chiudiamo il video, se no assaggi solo te. Mi raccomando di non esagerare con le frittelle, altrimenti ti verrà il fisico da frittella bello come il mio. Se ringrazio la Beatrice che ha registrato tutta la puntata. Se ti sono piaciute le castagnole lascia un bel pollice in su sotto questo video. E iscriviti al canale, così non ti perderai le prossime frittelle. Queste qua me le devi tirare via perché le faccio fuori io. Nascondiamole a noi stessi. Spegni.